A volte siamo testimoni della storia senza neanche esserne coscienti. Ecco perché i Maneskin mi stanno simpatici. Perché chiunque abbia anche per caso sognato a occhi aperti, almeno una volta nella vita si sarà immaginato una rockstar. Calcare i grandi palchi del mondo, suonare davanti decine di migliaia di persone. Assurdo, come nei film, come quelli veri. E dire che nessuno lo avrebbe detto realmente, perché in fondo i Maneskin hanno carisma, ma forse musicalmente in giro e anche qui da noi magari c'è di meglio. Chi avrebbe mai detto che quei ragazzi adolescenti avrebbero realizzato il sogno di tutti noi? Non io certamente, e lo so perché quei ragazzi adolescenti li ho incrociati all'esordio della loro breve ma fulminante carriera. Facciamo qualche passo indietro. Era il 2016, un altro mondo rispetto ad ora e non soltanto per il Covid. Fare musica in quegli anni era ancora questione di localini, concertini, piccole scene e pochi soldi. Ma soltanto un posto si occupava dei giovani musicisti adolescenti, e quello era il Pulse Contest, ideato da Matteo Caffarelli, giovane romano interessato nell'organizzazione di eventi musicali per soddisfare un bisogno mai realmente tenuto in considerazione: far esordire i ragazzi delle scuole su un palco vero. Allora, Pulse era stato un contest musicale riservato esclusivamente a band adolescenti. Secondo me c'era l'esigenza di provare a spingere, a dare coraggio, a dare forza, possibilità e opportunità a band giovani. Comunque abbiamo fatto 4 edizioni di Pulse, o all'inizio si chiamava Maxi Factor, con 24 band per ogni edizione che si scontravano in diverse serate tramite anche una giuria tecnica. Piano piano le band più meritevoli passavano. L'idea era quella proprio di dare un'opportunità a una band giovane che mai si era esibita, perché di fatto era così, quasi nessuna band si era mai esibita, e provavano solo in sala prove, a 16 anni, così, di esibirsi davanti a un pubblico reale di 100-150 persone. Il Maxi Factor, in seguito a Pulse Contest, aveva trovato diversi partner nel circuito romano. C'era la mia rivista, Exit2L, con me e Francesco Galassi, l'allora direttore, presenti in giuria nelle varie serate. In più, erano spesso presenti discografici di piccole etichette indipendenti, romani, ma non soltanto, organizzatori di eventi e qualche giornalista musicale. Fra questi c'era Fabrizio Galassi, esperto di marketing e comunicazione digitale per la musica. Inoltre, oltre il già detto Francesco Galassi, direttore di Exit2L, erano presenti Davide Dose, direttore artistico di Spaghetti Unplugged, probabilmente il più importante evento musicale romano per la scena indipendente, e Saro Poppi Lanucara, gestore del piccolo circolo Arci Poppificio e nella direzione artistica del MEI di quell'anno, il meeting delle etichette indipendenti, che si teneva a fine estate a Faenza. Nel 2016 vedemmo comparire i Maneskin. E va detto, la band era molto diversa da quella che possiamo riconoscere oggi. I ragazzi avevano fra i 16 e i 17 anni, Damiano era, come oggi, il più grande, avevano praticamente nessuna esperienza alle spalle. Ed è qui che entra in gioco Matteo Caffarelli e il suo contest. E io andavo nei licei a promuovere questo contest, e andai nel liceo di Edan, e quindi insomma lo attratti. Cioè, per lui era interessante questo contest, quindi decise di iscrivere la sua band. Poi dopo mi chiamò dicendomi che non voleva più partecipare perché la band non era pronta, non avevano mai suonato insieme, così. E lui non voleva più iscriversi perché ha detto: no, ma noi facciamo una figuraccia, non siamo pronti, siamo appena messi insieme. Io lo incoraggiai invece a iscriversi. Alla fine l'ho convinto, si sono iscritti e poi hanno partecipato. Molto timido, molto riservato, però anche molto profondo, cioè una persona di spessore, me lo ricordo, un ragazzo di spessore. Poi c'era Storia, che era insomma una ragazza, un'adolescente, una classica adolescente, quindi molto frizzante, gioiosa, spensierata e anche un po' frivola forse, diciamo, però nel senso buono del termine. Poi c'era il chitarrista Thomas, un po' anonimo in realtà, insomma, stava lì, non lo so, così. E poi c'era il cantante, che Damiano, che era proprio una forza della natura, bellissimo ragazzo, un bravo ragazzo anche lui, che mi pare non avesse mai studiato musica, però aveva questo talento innato, sia nel canto che soprattutto nello stare sul palco. Figo, si muoveva, capito, che per avere 17 anni, cioè lui sembrava ce ne avesse 20.
Così, una volta convinta, la band prima partecipò alla prima serata dei quarti di finale di aprile 2016, vincendola, poi arrivò alle semifinali di maggio 2016, vincendo anche quella, e infine si presentò alle finali di settembre 2016, vincendo anche quella. Quarti di finale, semifinale e finale, hanno vinto tutte e tre le serate, meritatamente secondo me poi. In giuria, in semifinale, era presente Fabrizio Galassi. Di tutti i miliardi di concerti che vediamo, non è che torniamo a casa sempre con questa sensazione, cioè è proprio raro. La sensazione è stata quella di assistere a qualcosa di bizzarro, ma anche dal punto di vista chimico della sala. Suonavano queste band e abbastanza, diciamo, veramente dal liceo, con il pubblico fatto fondamentalmente di compagni di classe, qualche amico, a volte qualche parente. Diciamo, il locale era semivuoto quando suonavano le altre band e poi c'eravamo noi. A un cambio palco, quindi avevamo il pubblico alle spalle, e avverto una sensazione di onda quando si riempie un locale di gente, quindi ti arriva anche l'onda del calore che sta arrivando, no? Allora io mi sono girato e dico: che cosa sta succedendo? Ho visto la sala piena di ragazzini, ma soprattutto di ragazzine. Tutta la scuola c'era in quella sala, non solamente i parenti, gli amici, no? E i compagni di classe, ma tutta la scuola e anche quelli di altre scuole. Quando sono usciti loro e ho visto il pubblico poi esplodere, in particolare per Damiano, dopo questa ondata ho detto: mo voglio vedere chi cazzo sono questi. E quando sono partiti non c'è stato niente per nessuno, nel senso che Damiano da solo reggeva il palco proprio come se fosse uno di 30 anni, uno di 40 anni, però l'inglese lo masticava già bene, il timbro era super riconoscibile, aveva interpretazione ed era intonato. In più era un gran figo, già all'epoca. Va detto che i ragazzi non brillavano per un talento cristallino, non tutti almeno. Damiano era già il Damiano di adesso, solo con meno tatuaggi, meno trucco e un taglio di capelli diverso, ma la faccia da schiaffi e il carisma del frontman li aveva da sempre. Quando si dice nascere con l'X Factor. Gli altri erano appassionati ma ancora acerbi, volenterosi ma non perfettamente padroni dello strumento. Gli altri concorrenti del contest in gara erano invece musicisti, forse con qualche anno di più e con un'attenzione allo strumento più particolare. Ricordo con piacere i Coffee Beans, autori di un gradevole funk rock suonato molto bene, e i Green Carpet, vicini al chitarrismo di gruppi come Fish. Ammetto che queste due band erano le mie favorite, mentre i Maneskin, oltre l'indubbio carisma di Damiano, avevano forse poco da offrire su un palco. E lo stesso Damiano, che certamente già si comportava come uno dei grandi, sembrava quasi fuori posto su quel palco, risultandomi in un certo senso un po' antipatico fin da subito. La band dietro ovviamente arrancava, dal punto di vista prettamente stilistico non si può dire che è stato il miglior concerto dei Maneskin, mettiamola così, però lo avvertivi, doveva semplicemente coordinarsi meglio, no? Quindi i musicisti si dovevano impegnare un po' di più per arrivare quantomeno a livello base di Damiano. Perché poi sì, la qualità musicale effettivamente era quella che era, però trasmettevano tanto, ti davano tanto proprio. Erano dei ragazzi, diciamo, molto genuini, molto energici, c'era una bellissima energia positiva, insomma dei bravissimi ragazzi. Se forse come tecnica musicale erano indietro ad altre band, questo è innegabile, perché comunque erano molto semplici e lineari, no? Come musicalità e tutto, però devo dire che avevano un sound veramente molto, molto fresco, un sound che spaccava proprio, piacevano, mi piacquero molto, poi non sapevo se avrebbero vinto o meno, insomma. Dopo averli visti nelle semifinali, Fabrizio Galassi scrisse un articolo sulla band, un po' incoscientemente affermando di aver visto il futuro della musica italiana, anche se si riferiva soltanto a degli adolescenti. È di fatto il primo articolo professionale sulla band e, 5 anni dopo, sembra averci preso appieno. A me mi sono piaciuti immediatamente da subito, e la mia più grande paura, conoscendo bene l'Italia anche dal punto di vista discografico, è che sto povero ragazzo venisse beccato da un talent scout la qualunque e gli proponessero switch, cosa che si fa sempre, no? Guarda, molla la band, fai da solo, tanto sei figo, tanto venderai, e l'avrebbe, rovinato. Invece loro comunque sono stati bravi a rimanere uniti, e poi X Factor, li
li ha santificati. Finita la serata, ovviamente io sono andato, cioè ho detto voglio conoscere questi ragazzi, cioè, voglio proprio assolutamente vedere anche perché poi all'epoca non c'avevano niente, ma loro non c'avevano manco una pagina Facebook, niente. Sono andato fuori, sono parlato con loro erano abbastanza non solo contenti ma quasi stupiti di tutto questo interesse, però si vedeva anche lì un po' la loro ingenuità, non sapevano che cosa ci avessero bene in mano. E ci ho anche un po' parlato dopo, perché io quello che avevo scritto in quell'articolo era anche un po' di consigli che gli davo, no? Da appunto vecchiaccio. E poi qualche giorno dopo ci siamo sentiti, sempre con Damiano, scritti attraverso la chat di Facebook. Poi dopo non ci siamo scritti per qualche periodo e poi l'ho visto in fatto. In giuria, la sera della finale che si tiene al Wishlist, c'erano Davide Dose di Spaghetti Unplugged, Saro Poppi Lanucara del circuito Arci Roma e Francesco Galassi, fondatore e allora direttore di Exit Well. Scappai da Milano per venire a fare il giudice d'onore nella giuria di qualità di questo contest al Wishlist a San Lorenzo, Roma, in quanto così direttore artistico di Spaghetti Unplugged. In quella serata piena di gente, che era anche divertente, era fine settembre, e mi ricordo si alternarono varie band molto tecniche. Mi sorprese che c'erano molte band ipertecniche, tutte un po' tendenti al rock, al prog, anche tutti piuttosto solidi da un punto di vista tecnico e musicale, però appunto poco centrati da un punto di vista artistico. E a un certo punto salgono i Maneskin, questa band molto diversa dalle altre, non questo ipertecnicismo, non provenivano da anni di studio alle scuole di musica, e sbaragliano tutti. Mi ricordo che non eravamo tutti d'accordo in giuria, ma per me fu lampante invece che loro stavano una spanna sopra, in quanto invece appunto a centratura artistica. Mi ricordo che Damiano mi fece un'impressione incredibile, anzi anche esagerata. Gli dissi sia pubblicamente sia poi in privato: fai anche un po' meno, Damiano, perché così sovrasti veramente troppo gli altri, ricordati di avere un gruppo, ricorda anche di questa omogeneità. Però lui mi sembrava veramente uscito dagli anni 60, non lo so, aveva una forza interpretativa, un carisma veramente ipermaturo, ma oltre che maturo proprio anche incredibile. Cioè, mi colpì tantissimo, gli dissi subito bravissimi, per me era chiaro che avrebbero dovuto vincere. E la cosa che proprio mi ha colpito molto di loro, sono stati l'unica band su un centinaio di band che hanno partecipato nel corso di 4 anni, l'unica band a chiedermi se in finale potessero, diciamo, esibirsi sul palco con 2 ballerine, creando effettivamente uno show, ecco, per farti capire secondo me lo spessore energetico della band. Mi sembrarono subito una cosa veramente forte, anche se cantavano in inglese. Mi ricordo che avevano 2 ballerini, si erano anche un po' organizzati per lo show, vedi, forse avevano già un occhio allo spettacolo. Ti fa pensare, no? Perché loro sicuramente attiravano abbastanza l'occhio già in quel periodo, perché rispetto a altre band della loro età provavano a fare un po' uno spettacolo sul palco. Alla finale del Pulse portavano delle ballerine, per dire cose che gli altri ragazzi non si sognavano nemmeno. Gli altri ragazzi magari si limitavano a cercare di non sbagliare, ecco, e loro invece cercavano già di dare qualcosa in più a livello di show. Però da qui a aspettarsi quello che è successo poco, insomma, ce ne passa. Devo dire che ogni volta che ascolto artisti giovani per qualche contest, premi eccetera, ci penso un po' a questa cosa. Già molto divertenti, lei pazzesca, tutti giusti, traspariva anche una sorta di sincerità in quello che facevano, un voler stare insieme davvero. Avevano ancora un po' il suonetto, ma poi ovviamente se lo sarebbero costruito. E soprattutto, ripeto, un'impressione incredibile di questo giovanissimo frontman che veramente, secondo me, già all'epoca non aveva nulla da invidiare ai grandi nomi. Quindi era molto in controtendenza invece questo che cantava con una bella voce potente, forte, veramente rock nell'idea. Credo che fecero Chosen quella volta, che poi è uno dei brani che poi hanno portato a X Factor e poi al successo. Travinsero, secondo me, io fui grande fautore della loro vittoria,
Gli feci i complimenti pubblici e poi mi ricordo alla fine, mentre andavo via, dissi: Damiano, complimenti davvero, mi raccomando, ascolta quello che ti ho detto. Sicuramente non l'avrà mai fatto e ha fatto bene. Allora, il primo premio loro hanno vinto una chitarra elettrica, poi hanno vinto un mini tour di 3 date e poi hanno vinto una registrazione di un brano presso uno studio di registrazione e la partecipazione al MEI, se non sbaglio. Dopo la vittoria, i Maneskin sarebbero stati portati al MEI di Faenza in quanto vincitori del premio del Pulse. In quel periodo lavoravo al MEI, coordinavo la rete dei festival, mi occupavo delle attività legate ai giovani artisti, formazione, contest. Quell'anno il palco di Palazzo Aderchi era dedicato agli artisti provenienti dai festival della rete e con in più quelli provenienti dai vari contest in tutta Italia che il MEI raccoglieva ogni anno. Nel frattempo in quel periodo davo anche una mano a Matteo per il Pulse Contest. Creai quindi un link tra il MEI e il contest. Il MEI mise in palio per il vincitore un'esibizione a Faenza nei giorni dell'evento e inserimmo i Maneskin proprio a Palazzo Laterchi, mi pare la domenica pomeriggio. Nel caos generale di Faenza di quei giorni credo di non aver mai neanche incontrato i ragazzi per strada. Sicuramente non ero all'Aderchi durante la loro esibizione. Tra l'altro il Laterchi storicamente non è mai stato un palco, diciamo, mediamente molto frequentato, quindi suppongo abbiano anche suonato veramente davanti a poca gente. Il MEI segnò quindi l'esordio nazionale per la band, che proprio a Faenza realizzò il suo primo concerto fuori da Roma. I legami sviluppati durante il Pulse Contest si mantennero per qualche tempo. I ragazzi suonarono infatti in alcuni eventi organizzati da Davide Dose di Spaghetti Unplugged. Come chiamai i Maneskin a Spaghetti Unplugged, nonché li feci suonare a un piccolissimo locale, o ancora la locandina Comò Bistrò, che stava a Montesacro, dove facevamo i mercoledì sera dei concertini minuscoli, ci saranno state 30 persone dentro, e i Maneskin vennero a suonare proprio per come mi avevano colpito durante quella finale. Dicono, nella loro storia dicono che vengono da Via del Corso, no? Però loro a Via del Corso hanno iniziato a suonare dopo che hanno fatto Pulse, quindi se non c'era Pulse magari non ci avrebbero mai iniziato a credere. Come concerti live su palchi, sono al 99% sicuro che era la loro prima serata su palco. Se fosse anche prima, cioè che suonare a Via del Corso fosse prima o dopo, mi sembra proprio di aver visto che hanno iniziato dopo a suonare Via del Corso, però su questo non posso mettere la mano sul fuoco. Ho proposto a loro di entrare, diciamo, a far parte del roster di band a cui facevo da manager, perché io, diciamo, tenevo d'occhio o comunque avevo iniziato a seguire le band più promettenti, le band giovanili più promettenti, quindi li aiutavo a fare alcune date su Roma o leggermente anche fuori Roma, insomma nel Lazio. Quindi loro vennero a casa mia, me la ricordo benissimo quel pomeriggio, insomma sul divano, e appunto gli feci questa proposta di firmare un piccolo contratto. Insomma erano tutti carichi, mi hanno detto che probabilmente l'avrebbero firmato così, poi però la cosa non andò in porto. Secondo me perché siccome i genitori di qualcuno di loro erano già nel mondo musicale, il giorno dopo mi chiamò un genitore, mi chiamò il padre di uno di loro per chiedere qualche informazione su di me. Io chiaramente non ero nessuno e quindi credo di non averlo convinto, insomma, e quindi alla fine forse loro hanno pensato giustamente che potessero ambire a grandi palchi e io non ero il manager giusto, insomma. Però ecco, loro effettivamente volevano firmare, all'inizio erano belli commentari. Beh, guarda, un piccolo rimpianto c'è, nel senso che sarebbe stato bello fare un piccolo percorso insieme. Comunque anche senza immaginare tutto il successo, fare delle date insieme sarebbe stato bello, perché sapevo che avrebbero fatto comunque delle cose carine. Non lo so, insomma, che sarebbe successo, però guarda, la prima volta che ho visto che loro sono andati a X Factor e stavano andando bene, mi sono mangiato le mani, ho detto mannaggia, guarda. Così la storia oggi la sappiamo. Ma prima di X Factor e prima ancora di andare a suonare per le strade di Roma, sappiamo oggi che quella band si è formata proprio grazie al Pulse, forse non nata per partecipare al concorso, ma sicuramente grazie al concorso ha trovato la propria dimensione.
La vittoria al Pulse Contest è stato il primo passo di una band che oggi è sulla bocca di tutti, e non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo. Poi chiaramente quando loro sono entrati a Factor sono stati obbligati contrattualmente a tagliare i ponti con tutti, che sia il Pulse, che sia il May, che sia, capito? Quindi in tutti i luoghi in cui loro sono nati, poi dopo usciti con la Sony, ciao. In un certo senso fa strano essere stati testimoni di una cosa che oggi è così grande e all'epoca nessuno di noi avrebbe mai potuto pensare. In ogni caso, questa è la storia di come i Maneskin hanno iniziato e di quel Pulse Contest in cui eravamo pochi ma buoni e che ha visto nascere, in un certo senso, diventare grande una band di adolescenti che di lì a poco avrebbe conquistato il mondo. People usually told us that we were not going to make it with our music. I guess you were wrong. Io sono Riccardo De Stefano, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete mi piace e condividete il video su tutti i social. E ricordate sempre che vi voglio un sacco bene, dal profondo del cuore.